Ciao a tutti, benvenuti nel nostro video su Torino. In questo video vi mostreremo le 7 migliori attrazioni da non perdere a Torino, così da poterle vedere in un weekend. Quindi non dimenticate di iscrivervi per conoscere i must-see delle altre città. Il meraviglioso capoluogo piemontese mostra bene il suo passato di sede della Casa Reale Savoia e di prima capitale dello Stato italiano unitario tra il 1861 e il 1865. 7. Duomo. In stile rinascimentale, edificato nel XV secolo, è famoso soprattutto per ospitare la Santa Sindone. A fianco del Duomo notiamo i 48 metri di altezza del campanile preesistente. Il Duomo fu ingrandito nel Seicento proprio per ospitare la Sacra Sindone, con l'edificazione di una cappella apposita e di una cupola, purtroppo danneggiata nel 1997 da un incendio che per fortuna non intaccò la Sindone, che fu poi spostata. Qui vediamo il luogo dove oggi è custodita la Sindone, sotto la tribuna reale. 6. Santuario della Consolata. Una delle chiese più antiche di Torino, luogo di culto fin dal V secolo, ciò che vediamo oggi è di impianto barocco seicentesco. Notiamo la pianta interna a forma ovale e la cappella dedicata a Maria. 5. Basilica di Superga. Su una collina a 4 km dal centro di Torino, a 672 metri sul livello del mare, sorge la Real Basilica di Superga, settecentesca. Fu edificata per volere dei Savoia a seguito di un voto, dopo la vittoria dei piemontesi contro le truppe francesi nel 1706. La chiesa è imponente, lunga 51 metri. La basilica si articola attorno a una pianta circolare ed è sormontata da una cupola barocca. È possibile salire sulla cupola alta 75 metri, da cui si gode di uno splendido panorama sulle Alpi e su Torino. Ammiriamo il panorama sotto la morbida luce del tramonto. 4. Piazza San Carlo. Tornando a Torino, visitiamo questa piazza rettangolare, detta dai torinesi il salotto della città, lunga 168 metri e larga 76. La piazza è spesso luogo di eventi. Oggi siamo fortunati e possiamo ascoltare questo coro degli alpini. Avete notato le due chiese gemelle in fondo? Fermiamoci a bere una cioccolata calda presso uno dei bar in stile Liberty. 3. Palazzo Carignano. Siamo ora in piazza Carignano e possiamo vedere una folla che fa la fila per bere il Bicerin. Rimanete su questo video per gustarlo più tardi insieme a noi. Nella piazza si mostra prominente il barocco Palazzo Carignano, che ebbe un grande ruolo nella storia dei Savoia e dell'Italia unita. Proprio qui, infatti, nacque Vittorio Emanuele II, primo re d'Italia. Oggi adibito a Museo del Risorgimento, il palazzo contiene al suo interno reperti e cimeli, e consigliamo la visita senz'altro a coloro che hanno interesse per questo movimentato periodo storico. Le stanze sono riccamente affrescate. Vi mostriamo qui alcuni esempi di soffitti. Tuttavia, mancano le spiegazioni sulle sale in sé. Nel palazzo è anche possibile vedere il primo Parlamento dell'Italia unita, la cui capitale fu a Torino dal 1861 al 1865. 2. Palazzo Madama e Piazza Castello. Sede dei Savoia prima che fosse costruito il Palazzo Reale, il Palazzo Madama ha secoli di storia. Un tempo, proprio qui, infatti, sorgeva la porta orientale della colonia romana di Iulia Augusta Taurinorum. Vediamo qui la camera di Madama Reale, settecentesca. Qui siamo nella splendida Sala delle Quattro Stagioni, così chiamata per le allegorie agli angoli in alto. È possibile ammirare dalla torre uno dei panorami più belli di Torino. Da questa parte vediamo il Duomo e il Palazzo Reale, con lo sfondo alpino. Da questo lato, invece,
scorgiamo in lontananza il santuario di Superga, che si erge sull'omonima collina. Scendendo, è anche possibile visitare il giardino del palazzo. Usciamo in Piazza Castello, da cui possiamo vedere questa bella veduta sia del Palazzo Reale sia del Palazzo Madama. 1. Palazzo Reale. Mettete in conto mezza giornata per visitare il palazzo, che fu la sede della famiglia reale italiana. Saliamo la scala d'ingresso, giungendo nella sala delle guardie svizzere. Notiamo i marmi verdi alle pareti. Guardiamo qui gli ornati lignei, le stoffe, gli arredi della sala delle udienze. La coppa al centro fu donata a Vittorio Emanuele II dallo zar di Russia. In un palazzo reale non può certo mancare la sala del trono, fulcro delle cerimonie regali. Notiamo il ricco trono in ebano e il pavimento a intarsio. La sala dei medaglioni si chiama così per gli ovali di marmo collocati alle pareti. A voi sarebbe piaciuto pranzare in questa sala da pranzo? O ne sareste stati spaventati? Fatecelo sapere nei commenti. Eccoci nella seicentesca Galleria del Daniel, che prende il nome dal pittore austriaco che dipinse la volta. L'ambiente forse più splendido del palazzo è l'Armeria Reale, una delle più grandi collezioni al mondo di armature e armi antiche. Qui possiamo vedere armi medievali fino al XVIII secolo e alcuni cimeli come la spada di Napoleone. Sebbene tecnicamente parte del Duomo, si accede dal Palazzo Reale alla Cappella della Sindone. Restaurata a seguito dell'incendio del 1997, che per fortuna non bruciò la Sindone, possiamo ammirare la cupola con i finestroni e i fregi interni con stelle ed esagoni. Usciamo nei giardini, splendidi nei colori autunnali, ma sicuramente anche in tutte le altre stagioni. Possiamo ammirare, tra i rami degli alberi, la mole antonelliana. Bonus Bicerin. Non si può andare a Torino e non provare il famoso Bicerin de Cavour, che pare fosse molto amato dal conte di Cavour, primo presidente del Consiglio dell'Italia Unita. Si tratta di una bevanda analcolica e calda, con caffè, cioccolato e crema di latte. Fateci sapere nei commenti se la conoscete. Speriamo che questa gita vi sia piaciuta. Iscrivetevi al canale per il prossimo video sulle residenze sabaude e non dimenticatevi di mettere un like. A presto!